Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un DEX, un AMM, un vero e proprio framework su Cronos. Sto parlando di MM Finance e andiamo a scoprire il suo funzionamento ovviamente dopo la sigla. Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciarmi un like e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti. Siamo su MM Finance, raggiungibile all'indirizzo mm.finance. Viene inserito come categoria nei DEX e negli exchange decentralizzati, ma è un vero e proprio framework per quanto riguarda la Cronos Chain. Infatti, come potete vedere dalla home page, è possibile effettuare un exchange, partecipare a liquidity, attivare il farm, il pool, vault, DeFi, launchpad, game e tante altre funzionalità che andremo a vedere piano piano nel dettaglio. Per interagire con questo protocollo bisogna utilizzare un wallet non custodial come ad esempio il classico MetaMask. Per chi scarica l'estensione per la prima volta e crea un portafoglio MetaMask, vi lascerò il link in sovraimpressione alla mia guida per quanto riguarda l'utilizzo di questo portafoglio e il settaggio sulle varie chain. Comunque, una volta che avete scaricato MetaMask come estensione, sarà settato principalmente sulla rete Ethereum, perché nasce per l'appunto come portafoglio per Ethereum e token ERC20. Per settarlo sulla Cronos Chain è facilissimo, basta aprire MetaMask, andare su rete principale, aggiungi rete e si aprirà questa schermata. Dopodiché, e non vi preoccupate, vi lascerò anche il link in descrizione per questa pagina, bisogna spostarsi da questa parte cliccando su cronos.org documenti e setting, ma ve lo lascerò in descrizione, e andare a copiare questi dati e andarli a incollare nei rispettivi spazi. Una volta che avete compilato tutti i dati e avete cliccato su salva, Cronos Chain sarà aggiunto al nostro MetaMask. A questo punto si clicca sulla X, si riclicca sulla X, ci troviamo su Ethereum, si clicca rete principale, si va a selezionare Cronos e ci sarà lo switch immediato da Ethereum a Cronos. Per utilizzare questa rete bisogna ovviamente, a parte i token e le valute necessarie per interagire con i vari DEX e i vari pool, bisogna avere CRO come valuta sia di scambio ma soprattutto per il pagamento delle fee, che pur basse che siano c'è necessità, come ben sapete, di pagare i costi delle transazioni e delle nostre interazioni, e bisogna avere dei CRO disponibili perché è la valuta principale per il network. Dopodiché si torna su MM Finance, in alto a destra c'è Connetti Wallet, vedete che vi dà la possibilità di connetterlo con Crypto.com DeFi Wallet o MetaMask. Io clicco su MetaMask, accetto il collegamento, accetto la firma e la connessione del portafoglio a questo protocollo, connetto e vedete che una parte del mio address è visibile in alto a destra, quindi si è connesso correttamente. Ed ora in poi posso interagire con questo protocollo. Qua a fianco avete la classica rotellina delle impostazioni per andare a impostare le transaction speed, settare lo slippage. Più a sinistra abbiamo la possibilità di cliccare su audit e andare a controllare gli audit sulla sicurezza che ha ricevuto, che in realtà non sono uno ma bensì 4. Immunify, Certic, Paladin, Slow Mist, tutti verificabili cliccando sopra i rispettivi nomi. E poi abbiamo il prezzo del token MMF. Il prezzo del token ovviamente può variare da quando sto registrando questo video a quando lo visualizzerete voi. Ha un'offerta di 500 milioni di token, un token utility e token governance, e mi pare che sia acquistabile, anzi swappabile, solo all'interno di MM Finance al momento. TVL bloccati 940 milioni e un TVL al momento in crescita rispetto a tanti altri. Sguardo rapido ai social e poi passiamo alle sezioni di questo protocollo. Andiamo a vedere Twitter, conta oltre 44.000 follower. Per quanto riguarda Telegram, la community, siamo a quasi 41.000 membri e ha anche un canale annunci seguito da quasi 20.000 utenti.
Ora andiamo a vedere le sezioni di questo protocollo. Le prime sezioni sono quelle standard che troviamo ovunque, abbiamo la possibilità di cliccare su Trade e fare lo swap dei nostri token che deteniamo all'interno di MetaMask con i token che ci servono per interagire all'interno del protocollo oppure che vogliamo ottenere che non troviamo da nessun altro exchange. Per far funzionare il protocollo e ottenere anche dei vantaggi abbiamo la possibilità di andare a fornire liquidità al protocollo stesso aggiungendo una coppia di valute al 50-50 e avere così degli LP token come prova del nostro versamento e andare poi a inserire queste LP token nelle varie pool per avere comunque degli interessi visto che stiamo tra virgolette bloccando della liquidità all'interno di questo protocollo per permettere il funzionamento. Inoltre andando a dare liquidità in una coppia, quando ci saranno gli scambi di altri utenti su questo protocollo, noi andremo a guadagnare una piccola porzione delle fee delle transazioni. Ma prima di andare a dare la liquidità al protocollo è meglio cliccare su Earn, cliccare su Farm e vedere quali LP token ottenibili a seconda delle coppie che possiamo dare in liquidità hanno magari un interesse maggiore per andare a farci guadagnare qualcosina di più. Nella sezione farm, come vedete, si va a mettere in stake gli LP token per avere un rendimento. Gli LP token sono quei token che ci vengono dati come prova di versamento per aver dato liquidità al protocollo. Volendo dare liquidità al protocollo tramite MMF CRO, andremo a ottenere attualmente un APR variabile del 372%. Per inserire questi LP token bisogna andare a dare liquidità al protocollo con MMF e CRO. Quindi supponiamo di voler inserire l'LP token al 372% di questa coppia, MMF CRO, ci spostiamo su Liquidity, aggiungi liquidità e in questo caso si andrebbe a selezionare CRO e sottostante MMF. Si va a selezionare l'importo, ovviamente bisogna detenere sia CRO che MMF all'interno di MetaMask e andare a inserire il quantitativo di valuta che vogliamo dare in liquidità, inserendo il quantitativo del primo input, come ad esempio CRO, 500, questi sono numeri a caso perché non li detengo nel portafoglio ma solo per farvi vedere come funziona. In automatico il protocollo ci va a calcolare quanti MMF dobbiamo andare a versare come controparte, quindi 500 CRO equivalgono 187 MMF. Si clicca su aggiungi liquidità, si firma il contratto e ci vengono accreditati gli LP token. A questo punto si tornerebbe su Farm, MMF CRO perché abbiamo dato questa coppia di liquidità, abbiamo gli LP token, si abilita la pool, si inserisce il quantitativo degli LP token che abbiamo ottenuto e andiamo a guadagnare il 374% variabile. Queste operazioni ovviamente sono anche reversibili, quindi si può ritornare indietro dall'LP token e andare a riprenderci la nostra liquidità. Come potete vedere le coppie da dare alla liquidità sono veramente tantissime e possiamo andare a inserire diversi LP token all'interno di queste farm. Che cosa si va a ottenere come ricompensa? Si va a ottenere la percentuale che vedete variabile in token nativo del protocollo, quindi nel token MMF. È anche interessante vedere la possibilità di andare a inserire la coppia USDC-USDT. Ha un interesse rispetto a tante altre piattaforme comunque decente, all'11,33% variabile. Attenzione comunque ai rischi, perché ci sono dei rischi legati alla DeFi e dei rischi legati alla fornitura della coppia di liquidità, ovvero l'impermanent loss. Quindi andando a fare questa operazione ci andiamo a esporre all'eventuale impermanent loss. Mi raccomando, se non sapete nulla sulla DeFi o dei rischi della DeFi, nel mio canale trovate una playlist corso cripto dove ci sono tantissimi video dove parlo dei rischi della DeFi, che cos'è l'impermanent loss e di tutte altre tematiche inerenti a questi ambienti. Per limitare al minimo questi rischi di impermanent loss si può utilizzare la coppia di stablecoin come ad esempio USDC, USDT. Dipende anche qua dal rapporto rischio e rendimento che utilizzate, perché è palese che andando a fornire una coppia di liquidità MMF CRO
ha un interesse del 376,79% variabile e più allettante di un 11,41% in stablecoin. Per evitare di esporsi all'impermanent loss si può utilizzare anche, sempre alla voce earn, la sezione pool, dove si va a mettere in stake una sola valuta. Ovviamente gli interessi sono un pochino più bassi, però andiamo a limitare i nostri rischi, ad esempio andando a inserire in stake su manual MMF ovviamente al 135% variabile, avremo un ritorno in token MMF. Andando a depositare MMF in questa pool andiamo a ricevere il token GREVE. Nella pool sottostante, andando a mettere in stake MMF, riceveremo il token MINO e così via. Essendo un APR non tiene conto dell'interesse composto, a differenza delle PY. Quindi se vogliamo andare a reinvestire i nostri piccoli interessi che andiamo a maturare, bisogna fare l'harvest e andarli a ridepositare all'interno della pool, perché non lo fa in automatico. E qua andiamo nell'interessante, che è un po' diverso da tante altre piattaforme similari, ovvero passiamo per un attimo al Launchpad. Cliccando sul Launchpad vediamo tutti i progetti che stanno per essere lanciati oppure che sono finiti. E la cosa interessante è che molti di questi progetti poi vengono integrati direttamente su Finance, ad esempio Croissant Game oppure MMO che è No Yield Optimizer. Yield Optimizer che troviamo alla sezione Vault, dove andando a mettere in Vault MMO, quindi non più MMF ma MMO, che è il token per l'appunto di questo Yield Optimizer, si va a generare, quindi a prendere in air dei CRO, e credo che sia l'unica piattaforma dove mettendo in stake un token si va a ricevere CRO, e se non l'unica tra le poche. Tra l'altro andremo a ricevere Wrapped CRO che poi si possono swappare per i CRO effettivi. A seconda dello stake che andiamo a fare, a seconda delle coin, andrà a mettere a vendita i nostri token in diverse piattaforme, Finance, WWS e sulle future che saranno in uscita. Comunque poi andrò a fare un video dedicato per questo Yield Optimizer. Altro progetto interessante lanciato su questa piattaforma è Mimas Finance e Croissant Game che è integrato nella parte game, dove praticamente è una sorta di casino online, però qua non andiamo fuori dalla parte investimento e andiamo nel mondo del gioco d'azzardo. Non entrerò nel dettaglio dei funzionamenti di games in questo casino online perché non mi interessa che voi utilizziate questa piattaforma come gioco d'azzardo. Già è difficile e complicato riuscire a fare del grano nel mondo delle criptovalute, bisogna fare veramente attenzione a tutto, figuriamoci se iniziamo anche a giocare d'azzardo, andiamo veramente a finire male. All'interno di Finance troviamo anche una sezione NFT Marketplace, dove si aprirà questa schermata che ci permetterà di andare ad acquistare degli NFT che sono utili per avere dei boost a parte i collezionabili. Se torniamo su Finance e andiamo su Earn, Farm e clicchiamo una a caso, come potete vedere ci sono questi spazi e vedete, se andiamo a mettere in stake Mad Markets, che sono praticamente gli NFT di Finance, si ottiene un boost in percentuale in base a quello che andiamo a mettere in stake. Per acquistarli è semplicissimo, bisogna connettere il wallet di MetaMask. Anche se siamo connessi su Finance, ogni DApp collegata a Finance ci chiederà l'accesso al nostro MetaMask. Quindi bisogna avere CRO in questo caso come valuta anche di acquisto, si acquista l'NFT che verrà inviato al nostro MetaMask e qualora vogliamo metterlo poi come boost ci verrà chiesto il collegamento al nostro MetaMask ulteriormente, verrà riconosciuto l'NFT e potremo metterlo in stake. La cosa interessante di questo framework è che i progetti che vengono lanciati su questo Launchpad poi nella maggior parte dei casi vengono integrati all'interno di questo framework. Al momento in cui sto registrando il video ci sarà il lancio di Cronos FC e per partecipare è semplicissimo, basterà acquistare Finance, andarlo quando il Launchpad sarà live, andare a fare il commit
quindi andare a acquistare il token con i nostri Finance, e alla sale finita basterà fare il claim. Abbiamo anche una sezione dedicata all'analytic, il referral perché ha inserito la possibilità di effettuare dei referral link per fare pubblicità al protocollo. Ha integrato anche le piattaforme Lend Mimas, Lend Annex per quanto riguarda la DeFi, Savannah e METF. Andrò poi a farvi dei video dedicati a questi protocolli perché alla fine sono integrati su Finance, ma meritano dei video a parte, altrimenti questo contenuto verrebbe veramente lunghissimo, perché il Vault, DeFi, Launchpad e tutte le altre applicazioni decentralizzate sono dei protocolli a sé stanti che meritano un approfondimento. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e spero come sempre che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito, se vi piacciono i miei contenuti, a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale e non unirvi anche alla community Telegram se avete voglia di fare due chiacchiere insieme a noi o avete necessità di ricevere assistenza più rapida. Vi ricordo che i miei contenuti non vogliono essere un sollecito all'investimento, ma sono solo video educativi che mi mostrano tutte le attività, le piattaforme, tutti i servizi che stanno nascendo per quanto riguarda blockchain, criptovalute e DeFi. Vi ringrazio di cuore per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao!